Buongiorno a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Oggi parliamo di un argomento molto pratico e utile per la vita quotidiana in Italia. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Ciao Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi affrontiamo un tema che interessa davvero tutti, sia gli italiani che chi vive in Italia da poco tempo. Parliamo di garanzie e politiche di reso quando facciamo acquisti. Esatto. Sai Angela, proprio ieri sono andato in un negozio di elettronica per comprare un nuovo telefono e il commesso mi ha parlato della garanzia. Mi sono reso conto che molte persone, soprattutto chi sta imparando l'italiano, potrebbero avere difficoltà a capire questi concetti. Hai ragione, la parola garanzia è fondamentale. In italiano si pronuncia garanzia e significa che se il prodotto che compri ha un difetto o smette di funzionare, il venditore o il produttore deve ripararlo o sostituirlo gratuitamente. Precisamente, e qui in Italia, come in tutta l'Unione Europea, esiste una garanzia legale di 2 anni per la maggior parte dei prodotti. Questo significa che per 2 anni dall'acquisto, se qualcosa non va, hai diritto all'assistenza. Voglio fare una precisazione importante. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, non i danni causati dall'uso scorretto. Per esempio, se compri un laptop e dopo 3 mesi lo schermo si rompe da solo, la garanzia copre il problema. Ma se tu fai cadere il laptop e lo schermo si rompe per questo motivo, la garanzia non copre il danno. È una distinzione fondamentale che molte persone non capiscono subito. Esatto. Ora voglio chiedervi una cosa, cari ascoltatori. Avete mai avuto problemi con una garanzia in Italia? Scrivetelo nei commenti, perché le vostre esperienze possono aiutare altri a capire meglio come funziona il sistema. Ottima idea, Angela. Adesso parliamo di un'altra parola importante, reso. Il reso è quando restituisci un prodotto al negozio e riprendi i tuoi soldi o cambi il prodotto con un altro. Il reso è diverso dalla garanzia. Con la garanzia il prodotto ha un difetto. Con il reso magari il prodotto funziona perfettamente, ma tu hai semplicemente cambiato idea o hai comprato la taglia sbagliata. Esattamente. E qui c'è una cosa interessante da sapere. In Italia, nei negozi fisici, non esiste un obbligo legale di accettare i resi. Ogni negozio decide la propria politica. Questo sorprende molte persone. Alcuni negozi sono molto flessibili e accettano i resi entro 30 giorni. Altri non accettano resi per nessun motivo. È sempre meglio chiedere prima di comprare. Però attenzione, per gli acquisti online la legge è diversa. Se compri qualcosa su internet, hai diritto di restituire il prodotto entro 14 giorni senza dover dare spiegazioni. Questo si chiama diritto di recesso. Il diritto di recesso è molto importante. La parola recesso viene dal verbo recedere, che significa ritirarsi da un accordo. Praticamente puoi cambiare idea entro 2 settimane. Quindi, se compro una camicia online e quando arriva non mi piace il colore, posso mandarla indietro entro 14 giorni e ricevere il rimborso completo? Esattamente, ma devi rispettare alcune condizioni. Il prodotto deve essere nelle stesse condizioni in cui l'hai ricevuto. Non puoi usarlo per 1 mese e poi restituirlo. Certo, sarebbe come prendere in prestito gratuitamente. Le etichette devono essere ancora attaccate, l'imballaggio originale deve essere intatto e il prodotto non deve mostrare segni di uso. Un'altra cosa importante: chi paga le spese di spedizione per il reso? Questo dipende. Alcuni negozi online offrono il reso gratuito, altri chiedono al cliente di pagare la spedizione per restituire il prodotto. È fondamentale leggere le condizioni prima di comprare. Sul sito dovrebbe esserci una sezione chiamata Condizioni di vendita o Politica di reso, dove trovi tutte queste informazioni. Parliamo ora di una situazione pratica. Immagina di andare in un negozio di abbigliamento a Milano. Compri un paio di scarpe, torni a casa e ti rendi conto che sono troppo strette. Cosa puoi fare?
Prima di tutto, controlli lo scontrino. Lo scontrino è il documento che ricevi quando paghi e devi sempre conservarlo. Senza scontrino è molto difficile fare un reso o usare la garanzia. Bravissimo. Poi torni al negozio con le scarpe e lo scontrino. Parli con il commesso e dici: «Scusi, ho comprato queste scarpe ieri ma sono troppo strette. È possibile cambiarle con un numero più grande?» Il commesso potrebbe rispondere in diversi modi. Potrebbe dire: «Certo, nessun problema. Abbiamo lo stesso modello nel numero che le serve». Oppure: «Mi dispiace, ma questo modello è esaurito nel suo numero. Vuole scegliere un altro paio?» O potrebbe anche dire: «Mi dispiace, ma non facciamo cambi o resi. È scritto anche sullo scontrino». In questo caso non puoi fare molto, perché nei negozi fisici non c'è obbligo legale di accettare resi. Per questo è sempre meglio chiedere prima di comprare. Puoi dire: «Qual è la vostra politica di reso?» Oppure: «Se non mi sta bene, posso cambiarlo». Molti negozi, specialmente le grandi catene, hanno politiche di reso molto generose. Accettano resi entro 30 giorni con lo scontrino e con le etichette ancora attaccate. Adesso parliamo di un'altra parola utile: rimborso. Il rimborso è quando ricevi indietro i soldi che hai pagato. Puoi dire: «Vorrei un rimborso» quando non vuoi un cambio, ma preferisci riavere i tuoi soldi. Attenzione però, anche se il negozio accetta resi, molti non danno rimborsi in contanti o sulla carta, ma solo come buono acquisto. Il buono acquisto è un documento che ti permette di spendere quella somma nello stesso negozio in futuro. Questo è un punto importante. Se paghi 50 euro per una giacca e la restituisci, il negozio potrebbe darti un buono di 50 euro da usare solo in quel negozio, non i soldi sulla tua carta. Esatto. E il buono di solito ha una scadenza. Potrebbe essere valido per 6 mesi, un anno o anche più tempo. Devi controllare. Torniamo alla garanzia. Abbiamo detto che in Italia c'è una garanzia legale di 2 anni. Ma cosa devi fare se il prodotto si rompe durante questo periodo? Prima di tutto recuperi lo scontrino o la ricevuta d'acquisto. La ricevuta è un documento più dettagliato dello scontrino. Spesso viene usata per acquisti più costosi. Poi torni al negozio dove hai comprato il prodotto. È importante sapere che devi rivolgerti al negozio, non direttamente al produttore. Il negozio ha la responsabilità di gestire la garanzia. Quando arrivi al negozio spieghi il problema. Puoi dire: «Ho comprato questo tostapane 6 mesi fa e ha smesso di funzionare. È ancora in garanzia. Cosa possiamo fare?» Il commesso dovrebbe prendere il prodotto, controllare lo scontrino e poi ci sono diverse possibilità. Può riparare il prodotto gratuitamente, può sostituirlo con uno nuovo o in alcuni casi può darti un rimborso. La legge dice che il negozio deve prima provare a riparare o sostituire. Il rimborso è l'ultima opzione quando la riparazione o la sostituzione non sono possibili. Un dettaglio importante: se il prodotto si rompe nei primi 6 mesi dall'acquisto, si presume che il difetto esistesse già al momento della vendita. Questo significa che il negozio deve risolvere il problema senza fare domande. Se invece il prodotto si rompe dopo 6 mesi ma entro i 2 anni, potresti dover dimostrare che il difetto non è stato causato da te. Questo può essere più complicato. Per questo motivo, molti negozi e produttori offrono anche una garanzia commerciale, che è diversa dalla garanzia legale. La garanzia commerciale è un servizio extra che l'azienda offre volontariamente. Per esempio, un'azienda potrebbe offrire una garanzia commerciale di 3 anni invece dei 2 anni obbligatori per legge. Oppure potrebbe offrire un servizio di sostituzione immediata senza aspettare la riparazione. Queste garanzie commerciali a volte si possono comprare. Quando compri un elettrodomestico costoso, il commesso potrebbe chiederti: «Vuole estendere la garanzia a 5 anni? Costa solo 50 euro in più».
Sta a te decidere se vale la pena. Dipende dal tipo di prodotto e da quanto ti fidi della sua qualità. Per un frigorifero costoso potrebbe avere senso, per un oggetto economico forse no. Adesso voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi, quale tipo di prodotto ha più probabilità di avere problemi con la garanzia? Elettrodomestici, abbigliamento o elettronica? Scrivetelo nei commenti con la vostra esperienza. Bella domanda, Stefano. Nella mia esperienza l'elettronica ha spesso più problemi, ma forse è perché è più complessa. Un telefono ha centinaia di componenti che possono rompersi. Parliamo ora di un problema comune. Cosa succede se compri qualcosa in un negozio che poi chiude? Immagina di comprare una lavatrice e dopo un anno il negozio fallisce. Puoi ancora usare la garanzia? Questa è una situazione difficile. Se il negozio chiude, diventa complicato far valere la garanzia legale. In teoria potresti contattare direttamente il produttore, ma non è obbligato ad aiutarti. Per questo motivo, alcuni preferiscono comprare da grandi catene o da negozi affidabili che difficilmente chiuderanno. È una forma di sicurezza in più. Un altro consiglio pratico. Quando compri prodotti costosi, fai una foto dello scontrino con il cellulare. Gli scontrini termici sbiadiscono con il tempo e dopo un anno potresti non riuscire più a leggere nulla. Ottimo consiglio, io lo faccio sempre. Conservo anche gli scontrini in una cartellina a casa, organizzati per data. Sembra esagerato, ma quando serve uno scontrino vecchio, sono contento di averlo. Non è esagerato, è intelligente. Soprattutto per elettrodomestici grandi come frigoriferi, lavatrici o televisori che costano centinaia di euro. Proteggere il tuo investimento è importante. Adesso parliamo di un argomento che confonde molte persone, la differenza tra cambio e reso. Non sono la stessa cosa. Esatto. Il cambio è quando sostituisci un prodotto con un altro dello stesso tipo. Per esempio, cambi una camicia taglia media con una taglia grande. Il reso è quando restituisci il prodotto e riprendi i soldi. Molti negozi accettano cambi ma non resi. Puoi cambiare il prodotto con qualcos'altro nel negozio, ma non puoi riavere i soldi. Questa è una politica comune in Italia. Quando entri in un negozio puoi chiedere «fate cambi?» oppure «accettate resi?» Sono due domande diverse e le risposte potrebbero essere diverse. Parliamo anche delle tempistiche. Quando compri online e vuoi fare un reso, hai 14 giorni, ma questi 14 giorni partono da quando ricevi il prodotto, non da quando lo ordini. Giusto, e se decidi di restituire il prodotto, devi comunicarlo al venditore entro questi 14 giorni. Poi hai altri 14 giorni per spedire effettivamente il prodotto indietro. Quindi in totale hai un bel po' di tempo per decidere e il venditore deve rimborsarti entro 14 giorni da quando riceve il prodotto restituito. Un'altra cosa importante sugli acquisti online. Alcuni prodotti non possono essere restituiti per motivi igienici. Per esempio, biancheria intima, costumi da bagno o prodotti alimentari aperti. Questo ha senso. Nessuno vorrebbe comprare qualcosa che qualcun altro ha già provato e restituito. È una questione di igiene e sicurezza. Anche i prodotti personalizzati, come un regalo con il tuo nome inciso, di solito non possono essere restituiti. Questo perché il venditore non può rivenderli a nessun altro. Adesso voglio parlare di una situazione che capita spesso durante i saldi. Compri qualcosa in saldo con uno sconto del 50% e poi vuoi restituirlo. Le regole cambiano? No, le regole sulla garanzia non cambiano. Un prodotto in saldo ha gli stessi diritti di garanzia di un prodotto a prezzo pieno. Se si rompe per un difetto di fabbricazione, la garanzia copre il problema. Però, per quanto riguarda i resi, alcuni negozi hanno politiche diverse per i prodotti in saldo. Potrebbero dire: i prodotti scontati non possono essere restituiti. Questo è legale nei negozi fisici, perché ricordiamo che nei negozi fisici il reso è volontario, non obbligatorio.
Il negozio decide la sua politica. Per gli acquisti online, invece, anche i prodotti in saldo hanno il diritto di recesso di 14 giorni. Lo sconto non cambia i tuoi diritti come consumatore. Parliamo ora di un vocabolario utile per queste situazioni. Se un prodotto non funziona, puoi dire che è difettoso o che è guasto. Per esempio, questo frullatore è difettoso, non si accende. Se vuoi dire che qualcosa si è rotto, usi il verbo rompersi. Il televisore si è rotto dopo 3 mesi. Se qualcosa smette di funzionare, dici ha smesso di funzionare oppure non funziona più. Quando parli con il commesso, puoi usare frasi educate come vorrei segnalare un problema con questo prodotto, oppure ho bisogno di assistenza per un articolo che ho comprato qui. Se sei soddisfatto del servizio, puoi dire grazie mille per l'aiuto o apprezzo molto la vostra disponibilità. Gli italiani apprezzano sempre la gentilezza e la cortesia. E se non sei soddisfatto, puoi essere fermo ma educato. Mi aspettavo un servizio migliore, oppure non sono soddisfatto di come è stata gestita la situazione. Un'altra parola importante è assistenza clienti. L'assistenza clienti è il servizio che ti aiuta quando hai problemi con un prodotto. Grandi aziende hanno numeri di telefono dedicati o email per l'assistenza clienti. Se devi contattare l'assistenza clienti, prepara tutte le informazioni prima: numero d'ordine, data di acquisto, descrizione del problema. Questo rende tutto più veloce ed efficiente. Adesso parliamo di una situazione più complicata. Cosa fare se il negozio rifiuta di rispettare la garanzia quando dovrebbe farlo per legge? Questa è una situazione frustrante, ma purtroppo capita. Prima di tutto, devi rimanere calmo e educato. Chiedi di parlare con il responsabile del negozio. Se anche il responsabile rifiuta, puoi menzionare che conosci i tuoi diritti secondo la legge italiana ed europea. A volte questo è sufficiente per risolvere la situazione. Se non funziona, puoi contattare un'associazione di consumatori. In Italia ci sono diverse associazioni che aiutano i consumatori a far valere i propri diritti. Le più famose sono Altro Consumo, Adiconsum e Codacons. Queste associazioni possono darti consigli legali e a volte intervengono direttamente per risolvere la controversia. In casi estremi puoi anche fare un reclamo formale o rivolgerti a un conciliatore. La conciliazione è un processo dove una terza persona neutra aiuta te e il venditore a trovare un accordo. Ma nella maggior parte dei casi, per fortuna, non si arriva a questi estremi. La maggior parte dei negozi rispetta la legge e tratta i clienti in modo corretto. Assolutamente. E voglio dire una cosa importante ai nostri ascoltatori stranieri. Non abbiate paura di far valere i vostri diritti. A volte le persone che non parlano perfettamente italiano si sentono intimidite, ma la legge protegge tutti allo stesso modo. Hai ragione, Angela. Se non sei sicuro di come esprimerti, puoi preparare quello che vuoi dire prima di andare al negozio. Puoi anche portare con te un amico italiano che ti aiuti a spiegare la situazione. Un altro consiglio: se fai acquisti online, controlla sempre che il sito sia affidabile. Leggi le recensioni di altri clienti, verifica che ci sia un indirizzo fisico dell'azienda e un modo per contattarli. Molte truffe online spariscono dopo che hai pagato. Non puoi usare la garanzia o fare un reso se l'azienda non esiste più o se non risponde mai alle tue email. Per i pagamenti online, usa metodi sicuri come carte di credito o PayPal. Questi sistemi offrono protezione per l'acquirente. Se c'è un problema, puoi contestare il pagamento. Non usare mai bonifici bancari per comprare da siti che non conosci. Con un bonifico i soldi vanno via immediatamente e non puoi recuperarli facilmente. Adesso voglio fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Preferite comprare online o nei negozi fisici? E perché? Scrivetelo nei commenti, sono curiosa di sapere le vostre preferenze.
Io personalmente amo comprare online per la comodità, ma per certi prodotti preferisco vedere e toccare prima di comprare. Per esempio, per le scarpe vado sempre in negozio. Anch'io. E nei negozi puoi provare subito, vedere i colori reali e parlare con qualcuno che ti consiglia. Online a volte i colori nelle foto sono diversi dalla realtà. Però online hai più scelta e spesso prezzi migliori e con il diritto di recesso di 14 giorni puoi ordinare anche 2 taglie diverse e restituire quella che non va bene. È vero, molte persone fanno così. Ordinano più varianti e restituiscono quelle che non vanno bene. È perfettamente legale, anche se alcune aziende stanno limitando questa pratica perché costa molto gestire tutti questi resi. Un'ultima cosa importante da sapere: la garanzia del venditore è diversa dalla garanzia del produttore. Il produttore è l'azienda che ha fatto il prodotto, il venditore è il negozio dove l'hai comprato. La garanzia legale di 2 anni è sempre responsabilità del venditore, ma molti produttori offrono anche una loro garanzia diretta. Per attivarla devi spesso registrare il prodotto sul sito del produttore. Questa registrazione è facoltativa ma consigliata. Ti manda una email, vai sul sito, inserisci il numero di serie del prodotto e i tuoi dati. Così il produttore sa che hai comprato quel prodotto e può aiutarti meglio. Alcuni produttori offrono anche assistenza estesa, pezzi di ricambio o tutorial su come usare e mantenere il prodotto. È un servizio extra che vale la pena usare. Bene, abbiamo parlato di tanti aspetti diversi oggi. Ricapitoliamo velocemente i punti principali per i nostri ascoltatori. Primo, in Italia c'è una garanzia legale di 2 anni per la maggior parte dei prodotti. Questa copre i difetti di fabbricazione, non i danni causati da uso scorretto. Secondo, nei negozi fisici il reso non è obbligatorio per legge. Ogni negozio decide la sua politica. Chiedete sempre prima di comprare. Terzo, per gli acquisti online hai il diritto di restituire il prodotto entro 14 giorni senza dover spiegare perché. Questo si chiama diritto di recesso. Quarto, conserva sempre lo scontrino o la ricevuta. Senza prova d'acquisto è molto difficile fare resi o usare la garanzia. Quinto, se hai problemi con un negozio che non rispetta i tuoi diritti, puoi contattare associazioni di consumatori che ti aiutano gratuitamente. E ricordate, conoscere i vostri diritti vi rende consumatori più consapevoli e sicuri. Non abbiate paura di fare domande o di chiedere spiegazioni. Vogliamo sapere le vostre esperienze. Avete mai avuto problemi con garanzie o resi in Italia? Come li avete risolti? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Così non perdete i prossimi episodi dove continuiamo a esplorare la lingua e la cultura italiana. Ogni settimana parliamo di temi pratici che vi aiutano nella vita quotidiana in Italia. Dalla banca alla posta, dal medico al supermercato, copriamo tutto. E ricordate che imparare l'italiano non significa solo studiare grammatica, significa anche capire come funzionano le cose in Italia, come parlare nelle situazioni reali. Esattamente. La lingua vive nelle situazioni quotidiane, quando compri qualcosa, quando risolvi un problema, quando interagisci con le persone. Quindi continuate a seguirci, continuate a fare pratica e soprattutto non abbiate paura di sbagliare. Sbagliare è parte del processo di apprendimento. Benissimo detto. E prima di salutarvi, voglio ricordarvi che sul nostro canale trovate anche altri video su argomenti simili. Abbiamo parlato di come aprire un conto in banca, di come affittare una casa, di come funziona la sanità italiana. Tutti argomenti pratici e utili per chi vive o vuole vivere in Italia. Date un'occhiata alla nostra playlist completa. E se avete domande o volete suggerire argomenti per i prossimi video, scrivetelo nei commenti. Leggiamo tutti i commenti e cerchiamo di rispondere quando possibile.
Le vostre domande ci aiutano a capire quali argomenti interessano di più e quali spiegazioni sono più utili. Siete voi che guidate questo canale. Bene Stefano, io direi che per oggi abbiamo detto tutto. Spero che questo episodio sia stato chiaro e utile per tutti. Sicuramente Angela, e ricordate cari ascoltatori, quando fate acquisti in Italia siate sempre consumatori informati e consapevoli. La conoscenza è potere. Perfetto. Allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di BravoCast Italiano. Continuate a seguirci e continuate a imparare con noi. Ciao a tutti e a presto. Buona giornata e buon italiano. Ciao ciao, ci vediamo nel prossimo video.